La preparazione del fondo non è importante perché isola le tinte dalla tela grezza su cui noi andremo a porre il colore, ma è fondamentale la preparazione colorata per dare un'impronta precisa al nostro dipinto, per sfruttare quelle che sono le sue caratteristiche a seconda del colore che noi andremo a porre sopra di esso, sopra questa preparazione, e per avere una corposità del colore sempre maggiore e sempre più soddisfacente. È fondamentale questo per ogni tipo di dipinto. Questo che presento in questa sessione è un dipinto piccolo, 30 cm x 40 cm, e in un primo tempo è stata fatta una preparazione il giorno prima del dipinto stesso, però un giorno solo, in modo che il colore non arrivi alla stesura del dipinto completamente asciutto. Vedremo come sarà importante perché il colore abbia una presa maggiore e una maggiore corposità. Non mi resta che chiedervi di mettere un mi piace al video se lo avete trovato di vostro gradimento, e se lo avete trovato di vostro gradimento condividetelo nei vostri profili social e commentate sotto la descrizione, e non dimenticatevi, se non lo avete ancora fatto, di iscrivervi al canale. Non mi resta che augurarvi una buona visione, una buona giornata a tutte e a tutti. A presto. Giallo di cadmio limone, rosso di Marte, terra d'ombra naturale e rosso di Venezia. Questi sono i 4 colori che compongono la miscela, che compongono la mescola che io andrò a porre come base del dipinto che andrò ad eseguire oggi. Il dipinto che andrò ad eseguire oggi è un dipinto di carattere paesaggistico, quindi è un paesaggio dove le tonalità principali saranno l'azzurro e il verde, soprattutto l'azzurro, che prenderà una parte di cielo molto rilevante nel contesto del dipinto, e poi ad un terzo del dipinto in basso vi sarà proprio il paesaggio, e quindi sarà una vista dall'alto e una visione di una veduta profonda della campagna. E quindi diciamo che è un pretesto. Il video è un pretesto per farvi notare la caratteristica e la peculiarità di questa preparazione. È proprio la preparazione, oserei dire, che è la protagonista del nostro dipinto, anche quando non si vedrà più, o quasi, come vedremo più avanti. La protagonista per 2 caratteri fondamentali che la rendono essenziale. La prima di queste ragioni è legata al colore, alla scelta cromatica di questo rosso, che è un rosso caldo, che è un rosso mattone, un rosso che mi consente di stendere una preparazione che possa esaltare i colori azzurri e i colori verdi che io metterò sopra il dipinto. E vedremo poi come io non coprirò totalmente la preparazione del dipinto, in modo che questo continui a uscire fuori ogni tanto in qualche punto, per mantenere e per esaltare e per dare ancora di più vibrazione allo stesso. Adesso vedrete che quando io finisco la preparazione, ovviamente vi ho detto che non si tirava molto il colore, perché non doveva essere messo molto a corpo e abbastanza denso, però adesso con un cartoncino vado a togliere tutto il colore in esubero, che non mi serve in maniera decisiva per il dipinto, e quindi lo passo il pennello sopra e tiro tutto in modo che sia assolutamente amalgamato. Una volta che ho fatto questa operazione, lo lascio asciugare un giorno, ma non di più, perché qui viene in ballo la seconda caratteristica importante di questa preparazione. Lasciandolo asciugare solo un giorno, il dipinto non è completamente asciutto, ma dà la possibilità al colore di
essere steso in maniera tale che con il pennello proprio sentiamo che quasi il colore deve essere tirato con un pochino di forza. È come se la preparazione sottostante si aggrappasse al pennello e non lo lasciasse scivolare via. Questo è importante. È importante perché il colore sopra mantiene quella corposità e quella densità necessaria e fondamentale per una pittura di questo tipo, per quello che io voglio ottenere su questo dipinto. Adesso sto cercando la giusta posizione, perché non è semplice riuscire a non avere un riflesso sul dipinto, sulla luce, soprattutto con i mezzi che in questo momento sono in mia dotazione, ma prevedo presto di dotarmi di altri mezzi, di un'altra camera un pochino più sofisticata, in modo da riuscire a restituirvi delle immagini assolutamente migliori di queste. Comunque, quello che è importante è il procedimento. Adesso, in questo momento, ho disegnato delle linee che mi servono a stabilire qual è il limite e quali sono le strutture portanti principali. Come vedete, vi è una nuvola trasversale che è posta più o meno a metà del dipinto, e una linea che è in basso che delimita la parte del cielo dalla parte dove poi io disegnerò la terra e la campagna. E adesso lascio libero e lascio con uno sfondo rosso lo spazio dove poi andrò a dipingere, andrò a posare il colore più chiaro per definire le nuvole. Quindi in un primo momento faccio questa stesura dell'azzurro in questo modo, e come vedete lo potete notare anche da qui. Il colore, vedete che non scivola, il colore rimane sempre con una sua corporeità che è veramente importante, e vi invito a provare questo, perché è determinante, soprattutto se si esegue un dipinto a corpo e anche un dipinto alla prima su un fondo preparato e ovviamente quasi asciutto. Questo che sto dando naturalmente è blu cobalto insieme a bianco di titanio. Ecco, vedete questo corpo a destra è un corpo nuvoloso dove poi io andrò a posare il bianco, e adesso lascerò questa striscia di rosso in basso per poter poi disegnare l'altra parte di cielo. Ecco, il bianco che sto dando per la preparazione delle nuvole non è bianco, ma non è completamente bianco, ma è bianco di titanio con una piccola parte di ocra chiara gialla, una piccola parte che gli conferisce quel tono non freddissimo, che mi consente di anche qui di riuscire a restituire una matericità che, anche se nel piccolo, anche se io dipingo un quadro così piccolo e con poco colore, però questa tonalità di bianco mischiata con l'ocra gialla chiara mi dà la possibilità di avere questa densità cromatica. Vi anticipo un inconveniente, che è, da una parte è stata una sventura, ma da un'altra è stato interessante, perché mi ha dato la possibilità di ripensare e di mostrarvi una cosa che altrimenti non vi avrei mostrato.
Adesso io dipingo tutta la parte relativa alla prima preparazione delle nuvole. Poi, dopo di questa, io rifinisco con una seconda preparazione delle nuvole, quindi anche la nuvola centrale. E poi, chiaramente, finisco una seconda stesura delle nuvole di tutta la parte del dipinto superiore. Questa parte qui, il file di questa parte qui si è danneggiato, per cui non ho avuto la possibilità di recuperarlo. Allora cosa ho fatto? Ho ripetuto parte del dipinto, un pezzo, un particolare del dipinto, e ve lo propongo senza lo stesso dipinto, senza aver preparato il fondo con questo rosso che abbiamo preparato, che abbiamo usato per preparare il dipinto, ma è stato preparato con un colore neutro, un grigio, blu, azzurro, ed è stato preparato in maniera molto sottile, solo lasciando una piccola patina, senza dare molto corpo al colore. E quindi vedrete la differenza che riscontriamo, che proprio in maniera evidente si riscontra tra una dipintura su una preparazione, ripeto, come questa, in cui il colore proprio resta aggrappato, il colore sottostante resta aggrappato al pennello nonostante noi dipingiamo col colore sopra, mentre con la preparazione, con una non preparazione, come nel dipinto che io farò per mostrarvi come sarebbe andata altrimenti, il colore scivola e quindi non riesco ad ottenere quella corposità che ottengo adesso con questa preparazione qui. Ovviamente un'altra cosa che mi dispiace non far vedere, ma che mi industrierò a mostrarvi, è quella proprio di far vedere le due cose, la tavolozza e il dipinto che sto facendo, perché capisco come sia importante vedere anche come si mischiano i colori. Però in questo video particolare quello che mi interessava di più era farvi riflettere sull'importanza della preparazione, non solo da un punto di vista cromatico, ma proprio da un punto di vista proprio della risultanza materica poi del pennello e della conduzione della pittura stessa sopra la tela. Ecco, adesso sto terminando la prima preparazione relativa alla stesura delle varie tonalità di blu cobalto mischiato col bianco. C'è stato un momento in cui, ecco, come questo, in cui ho usato un pochino, proprio una punta di ocra gialla che ho mischiato insieme al bianco, come ho fatto sopra nelle nuvole nella parte superiore, però è questa in tono minore. Infatti, voglio dire, i chiari, come vedete, sono variabili e variati, ma non intensi, proprio perché la prima stesura deve essere una via di mezzo. Ecco, vedete, questa qui è il colore come è stato steso sulla tela, ed è il risultato della seconda stesura del colore. Adesso di sotto io sto facendo una preparazione con il blu cobalto, rosso di Marte e un pochino di giallo di cadmio. Ma concentriamoci un attimo sul dipinto che sto facendo sopra, e noterete subito quando io metto il colore sul cielo, perché io ho messo nella parte dove vedete arancione, ho messo una striscia di preparazione del dipinto che abbiamo sotto, però non è secca e quindi è praticamente bagnato su bagnato. Comunque vedete già come il colore sotto non riesce a essere assorbito
dalla preparazione, per cui la risultanza diventa completamente diversa, è difficile da riuscire a stendere, proprio perché scivola, è come se scivolasse. Vedete bene che io non ho usato nessun tipo di diluente sopra, però vedete da voi come questa preparazione, vedete come il colore non riesca proprio ad avere corpo. E questo lo dà solo, la corporeità lo dà solo proprio questo tipo di preparazione che io ho fatto sotto il dipinto. Vedete, anche il bianco stesso messo su un bianco dove sotto il bianco non c'è questo tipo di preparazione, non riesce ad avere corpo. Lo so, mi ripeto molto e dico sempre quasi le stesse cose su questo dipinto, però è veramente l'attenzione deve essere proprio concentrata su questo fatto, perché poi la resa dei toni, la resa dell'atmosfera, la resa delle nuvole, proprio legata anche alla possibilità di avere questa duttilità e questa modellazione della materia, che in una situazione come questa non riesco a ottenere. È una sensazione che io provo quando dipingo, ma lo vedete anche come risultanza, soprattutto quando poi andremo a vedere il dipinto magari più da vicino, perché ho tentato di fare, anzi vi propongo anche dei close up, così poi potete vicino vedere com'è veramente invece il risultante. E questo mi dà la possibilità anche di porre sopra al bianco che io ho dato del bianco ulteriore e quindi privo magari del giallo con cui ho dato la preparazione sotto dei chiari, e riuscire ad avere quella consistenza che altrimenti non avrebbe. Quindi anche bagnato su bagnato, con una preparazione come quella che abbiamo fatto, abbiamo la possibilità di rifinire, di definire i chiari in maniera consistente. In un dipinto così piccolo, perché è 30x40, ogni pennellata, quasi più che un dipinto molto grande, ha una valenza importantissima. E quando noi la diamo e sbagliamo, oppure mettiamo uno scuro dove non dovrebbe esserci, perché poi ci accorgiamo, salta subito all'occhio. Quindi la pratica sui piccoli formati è importante, perché disciplina ad avere un'attenzione riguardo a tutto il dipinto nel complesso. Ogni piccolo dettaglio, ogni piccola pennellata si riflette su tutto il dipinto. Le suggestioni del paesaggio, di questo tipo di paesaggio, sono tantissime per quanto mi riguarda, perché è un paesaggio che frequento molto, essendo poi stato presente in campagna nel Basso Monferrato per tutta la mia infanzia, per tutta la mia adolescenza, quindi ho avuto modo di studiarlo in maniera profonda, e quindi di accumulare una serie notevole di schizzi che mi consentono di attingere per evocare questo tipo di profondità. Ecco, adesso
Qui blu cobalto, giallo di cadmio, con più o meno bianco. Poi per le luci vedremo quale altro colore ho usato. La cosa che mi interessa, che è stranissima, o che sono io che l'avverto, quando io ho impostato il cielo in un certo modo e sono abbastanza soddisfatto di quello che vedo, anche se non è che sia la soddisfazione è relativa al momento, e quindi poi può essere anche soggetta a revisioni. Mi trovo sempre a costruire il paesaggio sottostante e a sintetizzarlo sempre di più. Cioè, più il paesaggio soprastante del cielo e delle nuvole è compiuto, e più il paesaggio sotto, personalmente, trovo piacere nel definirlo in maniera molto non stilizzata, molto sintetica, che non vuol dire stilizzata, vuol dire che si fa una sommatoria dei piani e si levano, e se ne levano alcuni in favore di una lettura maggiore degli stessi. Mi piace moltissimo anche disegnare il variare delle ombre che fanno le nuvole sul dipinto circostante. Come vedete adesso questo scuro che sto mettendo, dove non nego di aver messo anche con il blu cobalto e il giallo di cadmio anche un pochino di terra d'ombra naturale. Ecco, questo scuro mi suggerisce proprio questo, mi suggerisce proprio l'ombra delle nuvole, e quindi questo spazio che ricerco sempre, sia nei disegni che anche nei dipinti, cioè di inventare uno spazio, di inventare un luogo possibile, sia che sia astratto, sia che sia figurativo, sia che sia surreale, cioè questo non importa, mi importa poco, però di costruire uno spazio percepito come spazio, come luogo dove tu puoi entrare dentro. E quindi il segno, e torniamo sempre allo stesso punto, il segno ha un'importanza fondamentale, perché costruisce proprio lo spazio, e vedere proprio il segno che si forma man mano dà una connotazione diversa proprio a tutto il dipinto. E anche a me, adesso qua che lo guardo, spesso mi fa dire, ecco, quella cosa potevi fermarti, oppure potevi farla diversamente, e molte volte riprendo un dipinto e lo modifico non tanto per il risultato finale, ma perché quando io vedo un video poi mi accorgo che in quel momento lì, in quel punto lì, ho preso una strada che non dovevo prendere, che poi mi ha condotto in una direzione che non mi ha dato il risultato che speravo. E quindi molto spesso io mi riprendo, anche se non faccio dei video, mi riprendo proprio per rivedermi e per capire come sono poi arrivato a un certo tipo di soluzione. Qui ad esempio mi serve una corrispondenza fra quelle due nuvole che trapassano il dipinto da sinistra a destra e questa linea scura che si abbassa un pochino, ecco, vedete che adesso tratteggio, che si abbassa sulla sinistra e poi alzarsi sulla destra. E questa corrispondenza non vorrei appesantirla, e quindi probabilmente deciderò di cominciare a mettere un pochino di aranci per riuscire a illuminare un poco la parte sottostante.
le pennellate. Un'attrezzatura mi serve proprio per migliore, mi serve proprio perché voglio vedere le pennellate da vicino. Quando ne avete l'opportunità, avvicinatevi ai dipinti. Io forse farò, perché ne ho tante, ne ho scattate molte, farò un video sulle pennellate di Van Gogh, perché questo suo uso di così vari pennelli, addirittura in alcuni dipinti ne usava 13, 14, 15, perché proprio aveva questo uso frequente di tornare sul colore e di dare a ciascun pennello un colore particolare, preciso, per essere svelto, per riuscire a sommarli, a sommare i colori sulla tela senza sporcare il pennello, ma proprio anche come carattere proprio della pennellata. Questo è l'intervento dell'ocra gialla e di un poco anche di terra gialla, con una punta di rosso di Marte. Verrà fatta lì anche poi nelle strisce più in basso. Dicevo di questo video e poi riflettevo, perché sto leggendo appunto questo grande libro di cui ho preso spunto per una lettera, per un video che vi invito ad andare ad ascoltare, perché parla di un Van Gogh inedito, un Van Gogh non pittore all'inizio della sua carriera, quando chissà se mai pensasse di mettersi al pennello a dipingere. E vi metto il link qui sopra, così potete andarvelo a vedere. E lui pensava proprio, cioè si era reso conto fondamentalmente della sua solitudine, della possibilità dell'affrancamento del pittore dalla solitudine solo rendendosi comunità, diventando una comunità. È per quello che lui chiama Gauguin. Lui sognava questa comunità di pittori, perché era ben cosciente che era molto complesso vendere i suoi dipinti. E nelle pennellate, proprio vicino si intravede, si capisce quanto è importante la visione dal vivo e la restituzione del dipinto dal vivo. Qui in maniera proprio molto molto umile e diciamo è primitiva quasi, cerco proprio di sintetizzare, di far leggere la pennellata e di far percepire questa struttura, come ripeto, sottostante, che fa sì che una pennellata così chiara si mescoli poco a quello di sotto e risulti così coprente. Ma è davvero perché c'è la preparazione sotto. E quindi le pennellate nei dipinti, specialmente quelle di Van Gogh, che sono, diciamo, per quanto riguarda la modernità, o perlomeno la pittura dell'Ottocento, quasi un unicum per lo spessore di esse, ma anche quelle dei nostri pittori. Mi riferivo nel video scorso a Segantini e a Pelizza da Volpedo, il colore che diventa proprio materia, che copre la tela. Ecco, questo dipinto è tanto più sintetico nella parte inferiore quanto è più evocativo nella parte superiore. Quindi proprio c'è un dialogo proprio fra cielo e terra. Questo azzurro mi serve proprio per dare
per dare ancora più profondità, semmai semmai io ci riesca a quello che sto facendo. E perché poi l'occhio è lui che ci pensa a ricostruire le forme, a leggere un albero invece che un falso piano, che l'ombra di una discesa, di un rovo, di un bosco. E poi, come vi ho detto prima, guardate come il bianco sopra questa superficie fresca riesca ad essere corposo. Non dico che il colore sotto sia già asciutto, però questo tipo di preparazione avvantaggia molto. Ci dà l'opportunità di lavorare su una superficie ben salda, una superficie concreta, direi. Il bianco che mettiamo sopra, vedete come riesce a essere luminoso nonostante appunto sia fresco. Di solito poi, come ho detto altre volte, il bianco si abbassa un poco e quindi i toni chiari bisognerà riprenderli. Sul bianco è interessante come la storia dell'arte, soprattutto nel 500-600, lo disprezzi, ci sia quasi uno sprezzo del colore bianco. E c'è tutta una letteratura riguardo a questo, sia per quanto riguarda il bianco allora, magari il nero, è quello che poi è successo al nero nel tardo Ottocento. Sono tutti aspetti della prassi quotidiana del pittore, del dipingere, che è interessante andare a sviluppare. Magari ci sarà occasione di farlo. Del bianco invece io me ne servo abbastanza, perché tutta la parte che andrò a ritoccare adesso appunto prende in considerazione il bianco per la parte superiore e magari il giallo di cadmio con un pochino di bianco di titanio per magari lasciare qualche luce in più per illuminare di più il dipinto, per dare l'impressione, la suggestione che sia possibile ricostruire uno sfondato attraverso la pennellata. Cioè, la pennellata costruisce lo spazio e lo spazio serve proprio per esaltare la pennellata. Non dico la mia pennellata, dico in generale proprio. Il segno è il disegno definitivo di ciò che pensiamo che debba essere realizzato. E questo si fa attraverso questi gesti, queste pennellate che noi definiamo tali e abbiamo chiamato con questo nome, queste pennellate che in realtà non sono altro che la materializzazione del pensiero, della visione parziale nostra del segmento di mondo che viene attraversato dal nostro sguardo. Sono contento di come sta andando il canale e del seguito vostro e della passione che mettete nell'osservare e anche nel commentare i miei video. Io sono molto distratto e ho veramente bisogno che voi mi aiutiate anche a scovare le varie sfaccettature,
i vari cedimenti dei video per riuscire commentando a ridare una giusta dimensione e correggere magari certo tipo di informazioni, come avete fatto e come fate sempre, oltre a darmi veramente moltissimo supporto. Vi chiedo allora di iscrivervi al canale. Ve lo chiedo su queste pennellate luminose, su questo giallo di cadmio chiaro che ha questa piccola punta di titanio. Iscrivetevi al canale, mettete un mi piace al video se vi è piaciuto, se l'avete trovato utile e informativo, e condividete il video sui vostri social. Questo è una cosa importante, una cosa interessante, perché proprio dà possibilità al video di essere notato, di essere messo in luce da YouTube secondo i suoi algoritmi. Potete condividerlo anche su WhatsApp, che è un modo abbastanza agile di condivisione. E poi commentate, ovviamente, come state facendo, suggerendomi anche dei temi su cui vorreste che io mi soffermi e magari dedichi un'attenzione particolare. Naturalmente proseguiranno la serie sui colori e proseguirà anche la storia della penna biro. Quella assolutamente non mancherà mai, anche perché è veramente una saga infinita. Ultimamente, a proposito della penna biro, vi sono delle novità interessanti dal punto di vista degli inchiostri e delle penne stesse, che vale la pena di andare a visitare e di vedere come procedono le ricerche. Tornando al nostro dipinto, quindi questa divisione, questa separazione tra un colore terroso e un colore leggero, che però restituisce tutto il corpo della pennellata, che, ripeto, per merito di questa preparazione fantastica per un paesaggio e per delle tonalità azzurre e verdi, e ripeto, che è giallo di cadmio chiaro, rosso di Venezia, rosso di Marte e terra d'ombra naturale, poca terra d'ombra naturale. Adesso vorrei farvi vedere un pochino da vicino, in close up, se quello che rimane appunto di questa preparazione, perché ho lasciato che questa si continuasse a intravedere. Vedete questo rosso che si intravede in mezzo alle nuvole e rende vibrante tutta la composizione, tutto il dipinto, e lo lega insieme sia sotto che sopra, venendo fuori in maniera omogenea dappertutto. Se si analizza da vicino il dipinto si vedrà che dappertutto affiora questa preparazione. Quando si guarda un dipinto e si dice questo dipinto sta per finire o è finito, e non, o almeno a me succede, ma soprattutto con questi piccoli, con questi dipinti più veloci, che c'è sempre qualcosa che magari si vuole aggiungere, però poi alla fine è meglio non aggiungere niente, perché si toglie freschezza al lavoro. Sì, può esserci qualche tonalità scura, come in questo caso, perché aiuta proprio a essere in consonanza con
con la vegetazione scura sottostante, quindi ha una sua ragione d'essere.